Quante volte vorremmo prendere in mano la nostra vita e stravolgerla? Quante volte ci capita di dedicarci finalmente a perseguire un obiettivo e portarlo a termine dall'inizio alla fine? Decidiamo di costruirci una morning routine, ci svegliamo alle 6 di mattina, leggiamo tutti i giorni, affrontiamo corse sotto la pioggia e sotto la neve anche per raggiungere finalmente quella maratona. E solo l'idea di finalmente raggiungere questi obiettivi ci svolta completamente la testa, ci dà quella carica emotiva ed emozionale altissima che ci fa sentire delle persone totalmente nuove. E infine, un aspetto molto importante è, tutti questi obiettivi dobbiamo per forza raccontarli a qualcuno, giusto? Non sempre però dovete sapere che quegli obiettivi che ci siamo posti, come magari svegliarsi presto la mattina, oppure voler dimagrire di qualche chilo, sono così interessanti per le persone che ci stanno ascoltando. Lo stesso obiettivo lo vogliono raggiungere altre milioni di persone. Eh sì, è lo stesso, identico. Non siete in qualche modo diversi, non è che volete raggiungere la Luna, portare l'uomo su Marte. Volete fare una maratona, volete iniziare a svegliarvi prima la mattina, volete finire quei 52 libri in un anno. Tutti obiettivi che sono sì ambiziosi, ma che molti altri si pongono. Lavorare invece su questi nostri obiettivi, su quelle cose che vogliamo raggiungere in segreto e poi raccontarle a tutti quanti, lasciando che siano i fatti a parlare, avrà un gusto totalmente diverso. Provate a pensare a andare al mare e finalmente farvi vedere dei vostri amici più magri, oppure più muscolosi, aver raggiunto i primi 10 libri letti e poterli raccontare magari su un video YouTube, o avere le prime visite sul vostro nuovo blog. Ecco, tutte queste cose insieme parleranno per voi, faranno capire la costanza che c'è stata dietro e i risultati che avete già ottenuto. Ok, mi direte Alberto, ma cosa c'entra tutto questo con il titolo che hai scelto per il video? Perché non dovrei raccontare i miei obiettivi a degli amici? Solo perché non devo risultare con loro noioso? No, non è questo motivo, ma si fa riferimento al gap che c'è tra l'intenzione e il comportamento. Gli studiosi hanno iniziato a analizzare questa differenza già negli anni 20, sì, 100 anni fa, e hanno capito che siamo dei grandi sognatori, ci piace fantasticare e, detto in parole più semplici, tutti ci facciamo delle grandissime seghe mentali. Proseguendo con gli studi arriviamo al 2009, sicuramente un'epoca molto più recente, con tecnologie diverse e un approccio diverso anche alla scienza. Gli studiosi all'interno di un loro esperimento hanno preso una serie di volontari, li hanno divisi in due gruppi. Entrambi avevano a disposizione 45 minuti di tempo per portare a termine un obiettivo davvero molto ambizioso, ma con una differenza. Il gruppo A, per primo, poteva raccontare agli altri quale fosse l'obiettivo che gli era stato posto, per cui poteva far capire a tutti quanti la complessità di quello che avrebbe dovuto realizzare in solo 45 minuti. Il secondo gruppo, invece, doveva mantenere il segreto e mettersi subito a lavorare. Ebbene, la differenza è che questo secondo gruppo ha lavorato per tutta la durata, in media ovviamente, dei 45 minuti per cercare di portare a termine l'obiettivo, con lo stress e l'ambizione di voler far vedere che aveva ottenuto dei risultati molto importanti. Il primo gruppo, invece, ha lavorato con una media di solo 33 minuti, perché mentalmente si sentiva scusato, si sentiva motivato del fatto che tutti gli altri sapessero quanto ambizioso fosse il suo obiettivo e per cui potesse viverlo con meno ansia, meno stress, ma non raggiungendolo come ci era prefissati. In un famoso TED Talk dell'imprenditore Derek Silver, proprio su questa tematica ci lascia un importante insegnamento. Resisti alla tentazione di annunciare i tuoi obiettivi, rimanda la gratificazione che porta al riconoscimento sociale e comprendi che la tua mente confonde il parlare con il fare. E arriviamo quindi all'elemento fondamentale, cioè la realizzazione sociale. Sì, perché tutto quello che facciamo molto spesso è per essere riconosciuti e sentirci realizzati. Vedremo una grande differenza nel raccontare a qualcuno di quello che stiamo facendo ma senza farlo e invece far sì che a parlare siano i fatti. Nel mondo, proprio per questo, ci sono 4 tipi di persone. Abbiamo quelli che passano il tempo a parlare di quello che fanno, facendolo ovviamente, ma facendo risultare tutto questo molto banale, perché non danno il giusto rilievo tra le cose incredibili e quelle meno incredibili che affrontano la loro giornata, sembrando soltanto di tuttologi. Abbiamo poi quelli che invece parlano ma non fanno. Questi sono conosciuti come dei fuffaroli, delle persone che parlano, ma poi alla fine sappiamo già che non porteranno nulla a termine. Abbiamo poi, nel terzo caso, quelli che, vabbè, li conosciamo tutti, quelli che non parlano e non fanno, ma danno la colpa agli altri che le cose non vadano come vogliono. E infine abbiamo quelle persone che non parlano, ma fanno. Sono quegli eroi, quelle persone che magari ci danno anche una piccola ispirazione, possiamo conoscerne. Non devono essere per forza Elon Musk o Jeff Bezos o quant'altro nel mondo, possono essere persone anche molto più vicine a noi, che però in silenzio hanno lavorato sui loro obiettivi e li hanno portati a termine e che possono darci una grandissima ispirazione.
La scelta di quale di queste 4 persone vogliamo diventare nella vita è solo nostra. Vogliamo però capire che se vogliamo perseguire davvero i nostri obiettivi e realizzarli, e non soltanto parlarne, dobbiamo iniziare a lavorare sodo, a lavorare giorno e notte per portarli avanti e lasciare che siano i risultati a parlare. E vedrete che quel giorno lì le persone vi vedranno sicuramente con occhi diversi. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Vi ricordo di mettere like al video, di commentare facendomi sapere cosa pensate del non raccontare agli altri i vostri obiettivi. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e, visto che siete arrivati fino alla fine di questo video qua, è giunto il momento che io vi racconti il mio di grande obiettivo nella vita. Giusto? Ebbene ragazzi, dovete sapere che... Ma non temete, in futuro lo capirete da soli.